Oggi andiamo a vedere, molti creator ne stanno parlando in questo momento perché è uscita, anzi deve uscire la nuova Nintendo Switch 2, quindi si parla di console oggi, quindi il video ovviamente può piacere a tutti gli amanti di console di gioco. Ovviamente già ho detto in anteprima che il comparto della console qua non viene tanto trattato perché proprio il mio canale dà i dati che mi fornisce YouTube Studio ogni settimana, ovviamente guardato da persone un pochettino avanti con l'età, gli ultra sessantenni, eccetera, eccetera. Quindi magari, dato che con le console ci giocano spesso bambini o ragazzi comunque giovane, magari non sono molto guardati, quindi andare a dedicare dei video sulle console non so fino a che punto convenga, ma questo era doveroso farlo perché comunque la Nintendo Switch 2 si aspettava da un po' di tempo. E poi, conclusioni finali, mi sembrava strano questa uscita in questo momento. Io mi sono fatto super giù un'idea. Comunque, ripetevo che ci sono parecchi video di Nintendo Switch dove tutti fanno vedere effettivamente questo trailer e cercano di captare come potrebbe essere la console, perché effettivamente fisicamente la console ancora non è uscita, non si vede. Quindi sicuramente uscirà fra un paio di mesi. Quindi la stessa cosa ora farò io subito cambiando inquadratura, però io anziché da content creator in questo caso cambio il mio ruolo e diventa proprio il mio di ruolo, quindi di tecnico hardware e software, in questo caso di tecnico che ripara anche console. In questo caso cercherò di captare il più possibile cosa potrebbe effettivamente essere la Nintendo Switch 2, quali sono i cambiamenti rispetto alla sorella minore, quindi alla Switch 1, che sia la Classic oppure la OLED, quindi proprio riuscire come sguardo tecnico di chi apre le console, riuscire a capire effettivamente quali saranno queste differenze, per meglio dire cercare di capirle. Quindi non perdiamo altro tempo, cambiamo inquadratura, mettetevi comodi e vediamo secondo me quali potrebbero essere queste effettive differenze. Ecco qui ragazzi, allora questo è il trailer di Nintendo. Metto un attimino in pausa direttamente il video, ovviamente è preso dal proprio canale YouTube della Nintendo, quindi questo è il video che Nintendo ha caricato nel suo canale. Quindi ovviamente ora io vado mettendo su per giù in pausa con il mouse, mi vado muovendo per vedere secondo me da occhio tecnico che ho io quali potrebbero essere le differenze. Ovviamente molti saranno evidenti, altri magari potrebbero essere nascosti. Vediamo se poi ho ragione o torto in futuro. Quindi mettiamo play e vediamo su per giù cosa ne uscirà fuori. Quindi il logo bellissimo di Nintendo. Devo dire che effettivamente metti di nuovo in pausa, ha fatto un video veramente veramente bellissimo, pieno di effetti. Doveva fare così perché comunque doveva cercare di captare, insomma, di riuscire a tirare a sé ovviamente molte più persone possibili nel vedere il video di Nintendo. Quindi devo dire che effettivamente l'effettistica utilizzata nel video è da 10 e lode, veramente fatto bene. Quindi qua intanto messi in pausa, questa è la nuova console. Perché? Perché ora subito dopo qualche step, qualche secondo, vi fa capire le prime significative differenze con la nuova console quali saranno. Mettiamo play. Quindi vecchia Nintendo, stacca immediatamente lui i Joy-Con e in questo caso che succede? Ecco qua, pausa. Fa capire subito che a differenza della prima console, e questo è il punto più che riuscirebbe a capire veramente anche chi non ne capisce niente di console, o chi non ci gioca, che il display già è più grande. Quindi in questo caso già si capisce benissimo che il display sarà grande. Quanto sarà più grande si può capire bene se lo misurate voi con i vecchi Joy-Con. Praticamente mancheranno qua su per giù quasi 1 centimetro di sopra e 1 centimetro di sotto, però per fare proprio bene il paragone con la vecchia console, l'interno, questo è più chiaro, quindi il vero e proprio display alla fine è proprio grande quanto il punto più in alto del Joy-Con con il punto più basso su per giù. Quindi già potete fare effettivamente a casa che ha la vecchia console la differenza fra il vecchio monitor e il monitor, insomma, quello nuovo che uscirà. Ora, più avanti si vedrà un'inquadratura meglio con un bambino, non mi ricordo se un bambino o un ragazzo, che giocherà e prenderà in mano questa nuova console. E qua secondo me ci saranno i primi, secondo me, non difetti, però un punto è che secondo me, sì, il display grande è sempre una comodità, però non so fino a che punto una console giustamente giocandolo in maniera portatile sia molto comoda, perché o qui sono due le cose ragazzi, o devono aver abbassato il peso della console, che mi pare difficile, insomma, utilizzando un pannello più grande, perché è più grande di un bel poco, abbiamo visto poco fa, e devo vedere quanto sia comodo tenerlo in mano se poi uno non si stanca. Quindi comunque prima acchitto sicuro è quello di
avere il pannello più grande. Abbiamo detto, potete capire bene voi che sarà 1 centimetro su e giù sopra, quasi 1 centimetro sotto, e potete fare voi la differenza proprio con quello che avete a casa, ovviamente pure un pochettino più lungo. Andiamo avanti. Perfetto, questa è un'altra transizione. Come potete vedere lui sta un pochettino sforbiciando tutta la console, però secondo me, metti in pausa qua, non è solo un discorso di effettistica, perché secondo me rispetto alla vecchia console effettivamente lui c'ha questa piccola grana qua. Ora, io non riesco a capire effettivamente se è solo una questione estetica, ma a livello di colore, ma secondo me a occhio e croce su per giù dovrebbe essere proprio al tatto diverso, quindi non più liscia, ma tutti questi puntini che vediamo qua, quindi già dal video, ho detto il video è fatto bene perché vedete la risoluzione che ha per farvi capire. Secondo me non vorrei che sia proprio una sorta di plastica però che va un po' a rilievo, quindi dando quel senso più di tatto, più di avere una console in mano e evitare di farla scivolare. Quindi credo che questa grana sia proprio una grana comunque che sotto il dito si sentirà. Ora, se è una questione di colore, ovviamente è solo colore, una specie di metallizzato non si sentirà, ma io credo che sia una grana da quello che posso appurare io dal video, quindi altra differenza rispetto a quelli di prima è che quelli di prima è liscia e questa di qua dovrebbe essere un pochettino a grana proprio al tatto. Mettiamo play. Ovviamente nuova, magari lo posso portare un pochettino più indietro dove era poc'anzi, ecco qui, nuovo attacco ovviamente quella praticamente della Type-C. Prima non c'era, ovviamente ora c'è la Type-C nella console, quindi in questo caso dobbiamo vedere a cosa servirà. Sicuramente servirà ad attaccare qualche accessorio che magari uscirà, in futuro, mentre loro magari già l'avranno pronto, magari a qualche cosa, ovviamente questa Type-C servirà magari per fare aggiornamenti in maniera diversa. Chissà a cosa. Rimettiamo play. Ovviamente fa vedere i tasti più e meno, insomma tutti, ovviamente gli accessi che ci saranno per collegare e qua un'altra novità. Questa bacchettina dietro per ovviamente far diventare la console, uno schermo staccato dai Joy-Con e poterci giocare proprio nella propria scrivania, nel proprio tavolo, insomma per appoggiare la console come se fosse un tablet quando utilizziamo le nostre custodie. Ora, rispetto a prima sicuramente è molto meno invadente questa parte, quindi qua praticamente prima c'era il classico rettangolino qua tutto chiuso e ovviamente dava più al tatto quel senso di robustezza. Questo di qui sembra magari un pochettino levemente più, insomma, non duraturo nel tempo, però non si può sapere di che materiale è fatto questo, ovviamente sarà plastica, ma sarà un tipo di plastica ovviamente che dovrebbe durare nel tempo a come dicono loro, ma sta a vedere se effettivamente durerà nel tempo, perché comunque calcolate bene che giocandoci anche i bambini possono urtare accidentalmente la console e secondo me a spaccare questo pezzettino di plastica non ci vuole nulla, anche perché se mettiamo di nuovo play fa un movimento, ecco qua, molto molto in basso, va molto in giù. Quindi questo è un altro tipo di ovviamente variante che c'è nella console, ma ovviamente questa al 100% la capiamo tutti perché si vede. Quindi se voi prendete la vecchia console non si apre in questa maniera, sperando che effettivamente sia duratura quanto quelle di prima, che con quelle di prima non c'erano problemi. Joy-Con ovviamente diventano molto più lunghi, proprio perché ovviamente per essere a pari con il display della console, ora lo vediamo più avanti, ovviamente per forza di cose esteticamente devono essere molto più grandi. In questo caso però sono soltanto grandi di plastica sopra e sotto perché comunque i bottoni non sono spostati un pochettino più in basso per evitare magari di toccare la manopolina, ma proprio per una questione di giocabilità. Ovviamente i bottoni non li dobbiamo avere vicini, non possiamo permetterci di utilizzare un Joy-Con qua sopra con la levetta analogica e i bottoni averli qua sotto perché sarebbe troppo la distanza col dito. Ci stancheremmo subito. Quindi comunque Joy-Con sì, più lunghi, ma il tutto è rimasto intatto come posizione. Cambia invece che cosa? Rimettiamo play. Cambia ovviamente, ecco qui, il colore per riconoscere i nostri Joy-Con e qui c'è a chi può piacere, a chi no. A me piace davvero tanto perché è effettivamente una console che riguarda soltanto i bambini, non solo, ci cominciano a giocare anche in grandi con giochi di gruppo. Però cosa è la differenza? Che effettivamente la console sembrerebbe un pochettino più da professionisti, quindi non una classica console di gioco. Effettivamente ragazzi, quei Joy-Con colorati non so fino a che punto potevano piacere alle persone. Certo è che era una colorazione proprio che contraddistingue la Nintendo Switch sino ad oggi anche con le OLED, però
colorando soltanto l'interno e mettendo questa altra gommina, già che sembra che renda un molto più professionale e prestante, più duratura, più non mi viene mai il termine, comunque duratura già sarà la parola più adatta, il termine più adatto, la levettina analogica, più resistente, ecco, per meglio dire. E oltre a questo, ovviamente i colori neri e colorare soltanto questo di qui, potrò davvero una scelta più professionale, quindi che si avvicina più a Joy-Con di console professionali. Poi devo dire anche che questi Joy-Con effettivamente sono dei Joy-Con credo imbattibili, perché è difficile che se ne rompa uno, che soprattutto rimanga la levetta analogica già nelle vecchie console, quindi immagino queste siano state migliorate. Le levette analogiche di solito si bloccano sia su PS che su Xbox. Hanno il vizio che se voi mettete magari un pupazzino e lo fate correre, se ne va o tutto a sinistra o tutto a destra, proprio perché dopo anni si usura la gommina che c'è all'interno. Ecco, questo non è mai successo già con i Joy-Con in passato, almeno sono stato fortunato io, con i Joy-Con delle vecchie Nintendo, quindi credo che ora con quest'altra gommina che c'è sotto, credo che abbiano ancora di più migliorato i Joy-Con. Come potete vedere si stava colorando anche l'interno, che riprende ovviamente il colore dell'esterno del Joy-Con come levetta analogica, però essendo che questi, ora lo vedete fra poco, sono magnetici, altro punto secondo me non tanto buono. Comunque sono magnetici con il numeretto della batteria. Questo discorso qua all'interno del magnetismo che va collegato al display, non si vedrà il colore, servirà solo per farci capire quale lato è, se è il left sinistro o se è il right quello di destra. Quindi in questo caso, anche come qui, ovviamente noi vedremo alla fine solo questo colore per riconoscere sia il left che il right, però in questo caso l'interno non lo vedremo. Come stavo dicendo poc'anzi, questi Joy-Con sicuro al 100% sono praticamente magnetici. Ora lui lo fa capire quando inserisce il tutto praticamente qua fa vedere la corsa dei bottoni, inserisce il tutto nel display della console. Vediamolo insieme. Ecco qui altro punto prima di vedere. Perché vengono messi così? Questo non è un effetto di transizione. Vengono inseriti così perché da ora in poi anche questo Joy-Con può essere utilizzato a mo' di mouse, ma non perché dobbiamo sostituire il mouse del nostro computer. Sicuramente ci saranno giochi che permetteranno un utilizzo ovviamente maggiore, più facilitato, proprio giocando con il Joy-Con a mo' di mouse, magari fare anche qualche mossa, raccogliere qualche cosa a terra in modo che si può vedere bene. Ecco qui l'attacco magnetico con il display. Allora, secondo me, perché non ero tanto d'accordo a questo collegamento magnetico fatto a destra e a sinistra? Intanto, come punto positivo c'è che non dobbiamo più andare a inserire di sopra e portarlo sino in basso il nostro Joy-Con e staccarlo con le levettine dietro. Perché ovviamente magari c'è la gente che non inseriva bene magari il Joy-Con, soprattutto quando si devono fare accessori per fare delle partite di tennis, di ping pong, eccetera, eccetera, dove occorre staccare il Joy-Con e mettere altri adattatori. Ecco, quello potrà venire in maniera più complicata e soprattutto sono duri certe volte. Però io non vorrei che, dato che il display è più grande e in più c'è l'attacco magnetico, di botto, magari non siamo appoggiati, siamo seduti, però non abbiamo una protezione davanti come potrebbe essere un tavolo, quindi siamo seduti su un divano, questa console, dato che è magnetica, magari facciamo un movimento brusco, si possano staccare da dove sono magnetici e buttare a terra il display e rompere un display che sicuramente chissà quale prezzo avrà per sostituirlo. Ora, effettivamente questa è una cosa che si potrà vedere effettivamente a console in mano di presenza, però sinceramente sì, ci sta bene che l'attacco è molto più spedito, più veloce, però sinceramente io avrei continuato ad utilizzare l'attacco quello vecchio, sicuramente perché è stato fatto questo tipo di attacco, sicuramente sarà dovuto al fatto che i giochi non diventeranno anche dei mouse, quindi non si poteva fare quell'attacco dove non permetteva l'utilizzo insomma del laser sotto insomma del mouse o quale meccanismo potranno avere questi Joy-Con, quindi secondo me l'attacco magnetico è soltanto per questo dovuto, ma non so se poi magari facendo qualche pressione un pochettino più energica su questi tasti o sui pad, praticamente si possa staccare e piegare il Joy-Con, staccarsi e cadere il display a terra. Quindi, ripeto, scelta buona per la velocità, ma secondo me non la troverò adatta, poi effettivamente potrò cambiare idea in futuro quando la vedrò di presenza, ma diciamo non aver cambiato l'attacco, insomma, l'innesto con i precedenti. Andiamo avanti, vediamo cos'altro fa vedere. Qua fa rivedere che si attacca e si stacca in 3 secondi completamente. E questa è
la fine di Nintendo Switch 2, quindi come primo trailer. Dopodiché cosa fa vedere? Fa un sunto ovviamente della console, poi se non sbaglio più avanti, ecco qui, lui fa vedere, perché di solito è sempre stato così, la console da sola non esce, di solito ma è successo con PS4, PS5, Xbox Series X, la vecchia Xbox One, fanno uscire in accoppiato un titolone. Ecco, ora qui non si vede ovviamente di preciso il titolo, ma è ovviamente il Mario Kart, però non si capisce se è il Mario Kart 9 oppure un Mario Kart praticamente che possa essere una rivisitazione magari in HD del precedente, di qualche altra cosa. Altro punto, io non so se ancora abbiamo problemi con questa nuova console con i frame, perché prima i giochi giravano a frame veramente ridotti, mi pare 25, 20, insomma, capiamoci bene, la Nintendo non è una console che punta alla grafica, punta al divertimento. Se dobbiamo andare a giocare con una grafica molto, molto, molto elevata, andiamo a comprare noi una Xbox, andiamo a comprare una PlayStation, giochiamo al PC, ma ovviamente non possiamo avere i giochi Mario nella console, nel PC. Quindi in questo caso è una console un pochettino più familiare, quindi Nintendo Switch uguale divertimento ma poca grafica. Ecco, io vorrei trovare invece una grafica un pochettino migliorata, perché è pure giusto che Nintendo si incominci a staccare un pochettino da questa bolla che si è creata del sì, divertimento, ma se è un divertimento però poca grafica, perché comunque ai bambini non ci interessa avere chissà quale frame rate. Però secondo me gli FPS sono e pure ora, insomma, che dato che sono console che comunque costano anche più di 350 €, è pure giusto dare un anche un frame rate adatto a quello che si va a spendere. Quindi effettivamente loro hanno sempre avuto il Full HD, io non so se effettivamente ora si passerà magari a un 2K, non dico 4K, ma magari a un 2K, questo sempre non si sa. Aspettiamo effettivamente quando uscirà la console. Di sicuro c'è che il processore della console non è tutta questa potenza anche ora. Quindi stavo dicendo, sperando che non sia una rivisitazione, ma sia effettivamente il Mario Kart, perché secondo me si venderanno non solo le console, ma si venderà soprattutto la combo. Un altro punto cardine è la nuova, praticamente la nuova alloggio della Switch. Cosa hanno cambiato? Mi piace moltissimo il logo Switch 2 e soprattutto questa bombatura che c'è, fatta soprattutto ad arco. Quindi sempre siamo lì, anziché del classico mattone rettangolone che non suscitava niente, non era tanto bello questo rettangolone. Ovviamente hanno un pochettino smussato qui, non è che hanno fatto chissà quale lavoro, è soltanto smussato. Sarebbe per esempio stato bello, secondo me, proprio un'idea che mi è venuta in mente appena ho visto subito questo trailer, anziché farla per esempio di plastica, un nuovo Switch 2, voi immaginate quanto sarebbe stato bello, e secondo me si poteva fare anche fatta a mo' di plastica però trasparente, un plexiglass, un materiale diverso, con il logo sempre magari Switch 2 che si accendeva tipo RGB, e noi magari potevamo anche sostituire il colore con qualche applicazione all'interno della Switch. Sarebbe stato veramente un'idea, una cosa veramente carina, anche se praticamente il tutto si poteva fare magari vedendo a discapito di qualche filo, di qualche componente, di qualche schedetta mainboard che si poteva inserire. È anche bello, vedi per esempio un discorso che non c'entra nulla, comunque vedi per esempio i microfoni DJI che sono trasparenti e si vede proprio l'interno costruito. Sarebbe stato bello secondo me qui fare una specie di vetro plastificato, vetro vero e proprio come vuoi, con il logo proprio Nintendo Switch che si illuminava all'accenso della console, e in più noi potevamo decidere con un RGB di cambiare il colore. Sarebbe veramente stato qualche passaggio in più, quindi ovviamente non arriverà mai, però spero che magari possa arrivare questo mio video a qualcuno di Nintendo, e pensare magari se effettivamente questa idea che ho buttato giù io potrebbe andare in porto o non servire a nulla. A me piacerebbe molto magari allontanarmi dalla classica plastica e creare qualche cosa di più divertente. Quindi questa effettivamente poi alla fine è la console, quindi in questo caso ovviamente sempre il classico attacco nel joystick, in modo di crearlo così in automatico e farlo diventare come se fosse una 360, un joystick di PS5, quello che sia. Effettivamente ho detto già la durata di questi Joy-Con sono davvero eccezionali, quindi non mi immagino direttamente nulla di peggio in questa console, anzi troverò sicuramente già dall'estetica molto migliorato il pad praticamente di Nintendo. Effettivamente Nintendo nei pad è secondo me insuperabile. Quindi mettiamo play per vedere magari se c'è qualche altra cosa. Fa vedere come si staccano anche qui in maniera magnetica. 2025 la data, ovviamente loro
parlano poi di retrocompatibilità e non poteva essere altro, quindi la console è retrocompatibile con i vecchi giochi, soprattutto con molti giochi, magari qualcuno non sarà retrocompatibile, però insomma la maggior parte dei giochi dovrebbe essere retrocompatibile. Alloggio della cassettina sempre sulla destra si capisce, e qua vi facevo vedere, esatto sì, è la mano di un ragazzino giovane che tiene la vecchia console e come potete vedere che tiene la nuova console. I tasti abbiamo detto che sono super giù messi ad altezza simile, quindi qui rimane più vuoto, ma proprio perché? Perché sarebbe stata esteticamente brutta una console con joypad più piccolini e qua si vedeva lo scalino, quindi per forza di cose hanno dovuto allungare solo di plastica i Joy-Con, però poi potete vedere quant'è più grande in lunghezza e in larghezza rispetto alla prima. Ecco, ora non so se loro hanno mantenuto lo stesso peso, è una genialata assurda perché fa comodo in una console portatile vedere in maniera più grande. Ma se questo display più grande va a discapito effettivamente del peso, ora io non so quanto potrebbe aumentare il peso rispetto alla prima, non ho letto le caratteristiche, nemmeno so se esce. Questo magari se qualcuno di voi ha letto le caratteristiche, magari la pesantezza, può lasciarmela nei commenti, ma se è a discapito il display grande, a discapito della pesantezza, oserei dire che le mani potrebbero stancare. Quindi in questo caso sì, display grande, però manteniamo lo stesso peso, addirittura diminuiamolo utilizzando magari un materiale, dico, non che deve essere in carbonio come la Formula 1, ma un materiale molto più resistente, ma molto più leggero, che effettivamente in commercio ne esistono veramente parecchi. Magari anche a discapito andando di qualche prezzo lievitato, magari di una ventina, trentina di euro, però effettivamente quando si tratta di pesantezza è meglio rimanere più leggeri. Nintendo Direct e Nintendo Switch 2, il 4 2025. Quindi praticamente ad aprile dovrebbe esserci proprio non è l'uscita credo della console, ma per andare a provare questa console direttamente in questo Nintendo, dove verrà organizzato questo stand e provare questa console e effettivamente però di presenza in mano la console. Quindi questo è i miei pensieri in base a quello che ho visto, però da occhio da vecchio, quindi non da gamer praticamente. Io credo che poi effettivamente appena magari uno avrà la console di presenza, vedrà effettivamente se questo tatto sarà un pochettino più ruvidino, se effettivamente questi Joy-Con riescono a tenere il peso e con un movimento brusco non crollano a terra e tutto il resto. Vediamo se è pesante, se è meno pesante, però ad occhio clinico insomma io credo che spero insomma di avere ragione su tutte queste differenze che ci sono rispetto alla console di prima. Quindi spero di aver fatto un video che non sia uguale, perché tutti ovviamente non abbiamo la console davanti e dobbiamo per forza guardare praticamente il video di Nintendo, abbiamo solo quello, però spero che sia stato un video un pochettino diverso rispetto agli altri creator. Non che quello degli altri creator non serva, anzi servono molti più video insomma e molti più contenuti creati da altri creator proprio per mettere poi tutti assieme e cercare di capire effettivamente questa Nintendo Switch 2 come sarà. Ciao a tutti, alla prossima.